Che bello sarebbe fare un'esperienza unica, irripetibile, fantastica. Ma cos'è l'esperienza? Sai, le persone più sciocche smettono a metà, si fermano. Sono quelle persone che mollano e non arrivano mai in fondo. Molti non riescono a stare concentrati per tutto il tempo e perdono le migliori opportunità che la vita gli offre. E tu, sarai in grado di arrivare in fondo a questa esperienza? Vediamo, rilassati e goditi completamente il percorso. Perché vedi, vorrei parlarti un po' dell'esperienza, della mia, della tua, di quella di tutti. Innanzitutto ti voglio dire che ho aperto il dizionario della lingua italiana per sapere cosa volesse dire esperienza. Sai, non è facile spiegare una cosa così eterea. Infatti ho consultato anche i dizionari etimologici e dei sinonimi e dei contrari, insomma, ecco un sunto di quello che ho capito. Esperienza, corso o serie di atti mediante i quali si acquista la conoscenza di cose particolari. La cognizione stessa ottenuta mediante l'osservazione e lo studio. E poi mi sono letto anche esperire, sempre dal latino experior, venire in cognizione provando e riprovando, ma ha anche a che fare con il tentare ed il penetrare, il muoversi attraverso, il tragittare. Sì, insomma, con il cambiare ed il mutare. Ed ecco che mi chiedo immediatamente, allora chi è l'esperto? Esperto, il provatore, il ricercatore, colui che ha cognizione di chi che sia per esperienza avutane o fatta, ed altresì che ha provato e sperimentato, ma per dirla più semplicemente, colui che è consapevole. Ergo, l'esperienza porta consapevolezza. E fino a qui ci siamo. Molto dipende dal fare. Quindi mi chiedo, è meglio so fare ma non faccio o non so ma faccio? E se ti affacci che faccia faccio? Oppure non so e non faccio ma faccio? E di faccia la feccia dispaccia una traccia, che io faccia, che tu faccia e lui faccia, perché noi facciamo e voi invece solo facciate per terra. Quindi mi faccio le risposte e mi do finalmente alle domande. Esperienza è anche lasciarsi andare e fruire di se stessi, amarsi e lasciarsi amare, avere cura di noi stessi, pescare, mangiare pesce, cucinare per gli amici, andare a cena dagli amici. Esperienza è anche addormentarsi, sognare, ed è anche sognare di addormentarsi. È sputare, è sperare, è ambire, è sbandierare, disprezzare, rivalutare, trangugiare, mordere. Esperienza è tutto, un po' di tutto e anche tutt'altro. Insomma, che casino spiegare l'esperienza, e anche questa è un'esperienza, esattamente come imbarazzarsi, sentirsi vicini, abbracciarsi, innamorarsi. È fare ginnastica, sudare, faticare, fare un bagno, una doccia calda. È non fare nessuna coda al supermercato o dal benzinaio. È uno sguardo speciale, un sorriso di un bambino, la stretta di mano, la carezza della mamma. Ricevere posta, salutare il postino, tagliarsi con la carta da lettere. È l'odore dell'inchiostro del timbro. Esperienza è guidare lungo una strada piacevole da percorrere, oppure sterrata e piena di buche, con la polvere che ti entra nel naso e ti fa tossire. Sentire la tua canzone preferita alla radio, rispolverare la tromba che ti hanno regalato dal ragazzo, fare 2 note e ricordarsi quanta aria serve per suonarla.
e stare disteso sul letto ascoltando la pioggia che cade fuori e lo scricchiolio del fuoco del caminetto dentro. Trovare il maglione che ti piace tanto in vetrina scontato a metà prezzo e mentre lo indossi ti senti più giovane e ti accorgi guardandoti nello specchio che stai sorridendo. Una telefonata da molto lontano, la voce di una persona cara, quella battuta che da tanto tempo non sentivi. Un'ottima conversazione, sorseggiando un bicchiere di vino rosso. La spiaggia, il mare, le vele, la fantasia, il sole e la pelle che tira. Trovare un biglietto da 20 nella tasca del tuo cappotto dell'inverno scorso. La tenerezza di un peluche, il caldo del termosifone. Ricevere una telefonata a mezzanotte che dura ore ed ore. E correre in mezzo alla pioggia. Piangere per nessuna ragione al mondo, finire le lacrime, disperarsi per poi mangiare un panino al prosciutto. E avere qualcuno che ti dice che sei stupendo, che sei una persona meravigliosa e che senza di te la vita avrebbe tutto un altro sapore. Ridere per una battuta che hai fatto fra te e te e scoprirsi più divertenti di quanto gli altri non dicano. Gli amici, che esperienza sono gli amici? Talvolta una spina nel fianco, altre volte una manna dal cielo, altre volte ancora entrambe le cose insieme. Esperienza è ascoltare involontariamente qualcuno che dice qualcosa di bello sul tuo conto e svegliarsi dall'intorpidimento, della depressione, dell'isolamento, dell'autocommiserazione. Svegliarsi e accorgerti che hai ancora alcune ore per dormire. Il tuo primo bacio, il primo in assoluto, ma anche quello che hai appena ricevuto, la consistenza delle labbra, il loro sapore, baciarsi mentre si ride o mentre si piange. In quel caso, percepire quanto salate sono le lacrime. Esperienza è conoscere nuovi amici o passare del tempo con quelli vecchi. Giocare con un nuovo cucciolo di cane e notare che gli animali sanno essere più umani di noi bestie. Avere qualcuno che giochi con i tuoi capelli, fare sogni dolcissimi e coccolarsi a letto sotto la coperta di lana. Una cioccolata calda sulla terrazza innevata di fresco. Fare un viaggio in macchina con degli amici a cui vuoi tantissimo bene. Dondolarsi sull'amaca e ripetersi che va tutto bene. Va già tutto molto bene. È scartare i regali di Natale sotto l'albero e ricordare tuo padre. Andare ad un concerto davvero bello e ritrovare la gioia per la musica. Avere uno sguardo intenso con uno sconosciuto per poi sorridergli e procedere sereni. Esperienza è anche ricevere dei biscotti fatti in casa dai tuoi nonni, passare del tempo con i tuoi compagni di classe e ritrovare fiducia in se stessi, vedere sorrisi e sentire risate di chi come te cammina da diversi anni su questo pianeta. Tenersi la mano con qualcuno a cui tieni particolarmente e percepire le nocche, le rughe, l'età. È scontrarsi per caso con un vecchio amico e scoprire che certe cose, brutte o belle, non cambiano proprio mai. Vedere l'espressione sul volto di qualcuno mentre apre il regalo che più desiderava. Guardare il sorgere del sole, voler bene dal profondo e farlo salire in superficie. Desiderare il bello e con forza proporre alternative utili a tutti. Imparare a dire di no, a dire di sì e anche a non dire proprio niente. Distrarre lo sguardo per timidezza, affrontare il proprio viaggio, abbracciare la vita, fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore.